Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere un altro algoritmo, si tratta del Depth First Search o DFS applicato a un albero binario. L'output di questo algoritmo sarà uguale a quello del pre-order. Se non avete visto il mio video precedente riguardo al pre-order, vi invito a farlo, vi lascio da qualche parte qui il link. Per il pre-order l'algoritmo era di tipo ricorsivo, in questo caso ci serviremo di due strutture dati. La prima è uno stack, la seconda è un array. Questo array ci servirà a tenere traccia di tutti i nodi che abbiamo visitato. Lo stack è una struttura dati di tipo LIFO, last in, first out, ovvero l'ultimo elemento che entra e il primo che esce. Se pensate per esempio a una pila di piatti, l'ultimo piatto che andrete a mettere sulla pila sarà anche il primo piatto che andrete a prendere quando vi servirà. E le operazioni che posso fare in uno stack sono push e pop. Con l'operazione di push andrò a inserire un elemento nello stack, con l'operazione di pop andrò a rimuovere un elemento dallo stack. Ovviamente vi ricordo che andrò a togliere l'elemento in cima dallo stack. Quindi ora andremo a eseguire questa serie di operazioni su questo albero. Come prima cosa vado a mettere la root nello stack. Dopodiché metterò la root nell'array dei nodi visitati. Come sempre vi ricordo che qui ho scritto print, ma potrebbero essere una serie di operazioni a vostra scelta. Continuiamo, ora inizia un loop. Questo loop finirà solo quando lo stack sarà vuoto. Come prima cosa dovrò controllare il figlio sinistro del top element dello stack. E cosa vuol dire quindi controllare? Come prima cosa dobbiamo andare a verificare se esiste effettivamente il figlio del top element. In questo caso esiste ed è B. Come seconda cosa dobbiamo andare a verificare se questo elemento non l'abbiamo già visitato. E quindi andiamo a controllare se questo elemento esiste nell'array. In questo caso B non è presente nell'array di nodi visitati, quindi possiamo andare a metterlo nello stack e inserirlo anche nell'array. Dopodiché lo stampiamo nell'output e continuiamo il ciclo. Quindi in questo caso andiamo ancora a controllare il figlio sinistro del top element, che in questo caso è B. Il figlio sinistro di B esiste ed è D, e D non è presente nell'array. Quindi in questo caso metto D nello stack e D nell'array. Dopodiché stampo D e continuo. A questo punto controllo D, che è diventato il top element. Il figlio sinistro di D è H in questo caso. H non è presente nell'array, quindi inserisco H nello stack e inserisco H nell'array. Infine stampo H. Continuiamo quindi il ciclo e controlliamo il figlio sinistro del top element. In questo caso il figlio sinistro di H non esiste, quindi passiamo alla prossima istruzione che è controllare il figlio destro di H. Il figlio destro di H non esiste, quindi passiamo alla terza operazione che è pop, ovvero togliere il primo elemento dallo stack. Continuiamo il ciclo e andiamo a verificare il figlio sinistro del top element. Il top element è D, il figlio sinistro del top element è H. Andiamo a verificare se H è presente nell'array, in questo caso H è presente nell'array. Quindi vado alla seconda operazione che dice di verificare il figlio destro. Il figlio destro di D non esiste, quindi vado alla terza che dice pop S, ovvero togliere l'elemento dallo stack. A questo punto continuo, il top element è diventato B. Andiamo a vedere chi è il figlio sinistro di B, il figlio sinistro di B è D. Verifico se D è presente nell'array, D è già presente nell'array, quindi continuo con la seconda operazione. La seconda operazione è verificare il figlio destro di B. Il figlio destro di B in questo caso è, vado a verificare se è presente nell'array. Non è presente nell'array, quindi inserisco E nello stack e inserisco E nell'array. Infine stampo E. Ottimo, ora il top element è diventato E, il figlio sinistro di E non esiste, il figlio destro di E non esiste e a questo punto rimuovo il primo elemento dallo stack. Dopodiché verifico il figlio sinistro di B, che è D. D è già presente nell'array, quindi verifico il figlio destro di B, che è E è già presente nell'array, quindi rimuovo l'elemento dallo stack. Ora il top element è A. Verifico il figlio sinistro di A è B. B è presente nell'array, quindi verifico il figlio destro di A. Il figlio destro di A è C. C non è presente nell'array, quindi aggiungo C allo stack e aggiungo C all'array. Ora il figlio sinistro del top element è F. Verifico se F è presente nell'array, non è presente, quindi inserisco F nello stack e inserisco F nell'array. Infine stampo F. Il figlio sinistro di F è I. I è presente nell'array? No, quindi inserisco I nello stack, inserisco I nell'array dei nodi visitati e infine stampo I. Dopodiché il top element è la lettera I.
Vediamo il figlio sinistro, non c'è. Verifichiamo il figlio destro, non c'è. Quindi a questo punto possiamo togliere il top element. Verifichiamo il figlio sinistro di f che è i. I è presente nell'array, quindi vado a verificare il figlio destro di f. Il figlio destro di f è L. L non è presente nell'array, quindi posso inserire L nello stack e inserire L nei nodi visitati. A questo punto posso stampare L. Ora è il turno di L. L è una figlio sinistro, L è una figlio destro, a questo punto tolgo un elemento dallo stack. Ora è il turno di F. Il figlio sinistro di F è I. I è già presente nell'array di nodi visitati, quindi guardo il figlio destro, che è L, anche lui è già presente nell'array, quindi a questo punto tolgo un elemento dallo stack. Ora è il turno di C. Il figlio sinistro di C è F, ma è già presente nell'array. Il figlio destro di C è G. G non è presente nell'array, quindi inserisco G nello stack e inserisco G nell'array. Infine stampo G. Dopodiché guardo G. Il figlio sinistro di G non c'è, quindi guardo il figlio destro di G. Il figlio destro di G è M. M non è presente nell'array, quindi inserisco M nello stack, inserisco M nell'array e infine stampo M. Dopodiché M diventa il top element dello stack. A questo punto guardo il figlio sinistro di M che non c'è neanche il figlio destro, tolgo un elemento dallo stack. Ora è il turno di G. G non ha figlio sinistro, G ha figlio destro che è M, ma M è già presente nell'array di nodi visitati, quindi tolgo un elemento dallo stack. Ora è il turno di C. Il figlio sinistro di C è F, F è già presente nell'array, il figlio destro di C è G, G è già presente nell'array, quindi a questo punto tolgo un elemento dallo stack. Infine mi rimane A. Il figlio sinistro di A è B, B è già presente nell'array, il figlio destro di A è C, C è già presente nell'array, quindi tolgo un elemento dallo stack. Ora che lo stack è vuoto, usciamo dal loop e l'algoritmo è completo. Quindi l'output del DFS di questo albero è A, B, D, H, E, C, F, I, L, G ed M, che come ho già detto in precedenza, questo è lo stesso output del pre-order. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, grazie.